Ciao a tutti, io sono Carlo Orlandi del corso di fotografia online e gratuito di Player 2 Lighting e in questa lezione parliamo della profondità di campo, che è uno strumento molto importante nelle nostre fotografie, perché imparando a controllare la profondità di campo possiamo scegliere quanto è larga l'area che appare a fuoco nei nostri scatti e di conseguenza quanto sono sfocati il primissimo piano e lo sfondo. Per dare una definizione più precisa possiamo dire che la profondità di campo è l'ampiezza dell'area che appare nitida davanti e dietro al piano di messa a fuoco. Questo vuol dire che una profondità di campo stretta ci permette di isolare un soggetto mandando sfocato tutto il resto sia davanti che dietro, mentre una profondità di campo larga ci permette di avere più soggetti che appaiono a fuoco sia davanti al soggetto che abbiamo messo a fuoco sia dietro. A livello pratico abbiamo principalmente due modi per cambiare la larghezza della profondità di campo e sono cambiare il valore di F, ovvero dell'apertura del diaframma dell'obiettivo, oppure avvicinarci o allontanarci dal soggetto che stiamo mettendo a fuoco. Indirettamente e anche apparentemente ci sono altre due variabili che influenzano il discorso della profondità di campo e sono la lunghezza focale e la grandezza del sensore. E cominciamo vedendo come controllare la profondità di campo utilizzando l'apertura del diaframma. In questo caso ho preparato il 50 mm, che è un obiettivo molto luminoso, e vedremo due fotografie ai due estremi di apertura del diaframma. Con f1.4 abbiamo il valore più ampio di apertura del diaframma, quindi l'iride all'interno dell'obiettivo è il più aperto possibile, mentre con f22 avremo l'iride dell'obiettivo il più chiuso possibile, quindi avremo un foro piccolissimo. E vedremo come questi due valori influenzano la nostra fotografia. Quindi cominciamo con la fotografia a f1.4. Ho impostato la macchina fotografica in priorità del diaframma, quindi io imposto soltanto il valore di f e gli altri due valori di ISO e tempo di scatto vengono calcolati automaticamente dalla macchina fotografica. Inoltre ho messo un ritardo di 2 secondi nello scatto, perché nel secondo esempio il tempo di scatto sarà probabilmente un po' più lungo. Quindi ho messo a fuoco questa bottiglietta blu, l'etichetta di questa bottiglietta blu, e scatto la mia fotografia a f1.4 e vedo che a f1.4 solamente la bottiglia che ho messo a fuoco effettivamente si vede nitida. Tutto il resto, via via che si allontana sia dietro che davanti a questa bottiglietta, va a sfocarsi sempre di più. E adesso vediamo cosa succede se io vado a f22, che è un po' un valore che solitamente non si usa per alcuni motivi a livello di qualità di immagine, ma per questo esempio vediamo cosa succede se io chiudo al massimo l'apertura del diaframma del mio obiettivo. Il tempo di scatto diventa di 1 secondo e 3 decimi, quindi scatto la mia fotografia, sto fermo un attimo e vedo che la mia fotografia in questo caso è molto diversa dalla prima, nonostante che ho cambiato solamente il valore di apertura del diaframma, non ho cambiato la composizione, la posizione né la messa a fuoco. Nel primo caso abbiamo solamente la bottiglietta blu che si vede a fuoco e neanche tutta. Nel secondo caso la bottiglietta blu è sicuramente a fuoco e vediamo che anche il resto delle bottigliette è ben leggibile e addirittura riusciamo a vedere abbastanza bene anche lo sfondo che si trova dietro. Il secondo modo per cambiare l'ampiezza della profondità di campo è modificare la distanza di messa a fuoco, ovvero più mettiamo a fuoco un soggetto che si trova distante da noi e più ampia sarà la profondità di campo, quindi avremo più dettagli a fuoco, mentre più mettiamo a fuoco un soggetto vicino a noi, quindi riduciamo la distanza di messa a fuoco, e più la profondità di campo si stringerà e vedremo che tutto quanto quello che c'è più lontano dietro e davanti al nostro soggetto inizierà a sfocarsi maggiormente. E per dimostrare questo concetto ho utilizzato in questo caso il 10-18 mm impostato a 10 mm. Sono a f4.5 e in questo esempio non modificherò nessuno dei valori fuorché la distanza di messa a fuoco. Quindi faccio una prima fotografia più o meno a questa distanza, mettendo a fuoco il più preciso che posso la bottiglietta blu, e quindi scatto. E vedo che tendenzialmente un po' tutta quanta la fotografia è a fuoco, riesco a vedere bene a fuoco anche il fondo che vedo dietro questo pannello grigio, e se vado a zoomare sulle bottigliette più o meno sono tutte quante leggibili alla stessa misura della bottiglietta blu che era il mio punto di messa a fuoco. Adesso se io, mantenendo più o meno la stessa direzione, mi avvicino e rimetto a fuoco la bottiglietta blu,
magari un po' più precisamente così, e scatto la mia fotografia, vedo che a questo punto la bottiglietta grigia in primissimo piano, anzi, rispetto alla prima fotografia comincia a essere sfocata, quindi la scritta non è più così leggibile. E se esagero ancora di più nell'avvicinarmi, mi avvicino a questa distanza e scatto la fotografia, a questo punto vedo che anche la bottiglietta rossa, che già nell'esempio precedente era abbastanza a fuoco, qui comincia a essere sfocata, e se vado a vedere anche rispetto alla primissima fotografia, anche il fondale grigio comincia a essere maggiormente sfocato, nonostante che mi trovo a 10 mm e a f4.5 in tutte le fotografie. Modificando però la distanza di messa a fuoco, ho effettivamente cambiato, in questo caso stretto, la profondità di campo. Chiaramente per cambiare la distanza di messa a fuoco possiamo essere noi ad avvicinarci al soggetto, oppure possiamo tenere la macchina fotografica ferma e via via avvicinare il soggetto a noi. Come abbiamo detto, anche la lunghezza focale ha un effetto sulla profondità di campo. La relazione è un po' indiretta e la approfondiremo più nel dettaglio nel corso avanzato di fotografia, ma per ora a livello pratico ci basta sapere che se rimaniamo fermi con la macchina fotografica alla stessa distanza di messa a fuoco, quando utilizziamo valori più piccoli di lunghezza focale, quindi andiamo verso 18 mm o 10 mm che portano a foto più ampie, la profondità di campo sarà più larga, quindi avremo più dettagli a fuoco davanti e dietro al piano di messa a fuoco. Mentre via via che andiamo a zoomare, quindi su valori di lunghezza focale come 50 mm, 100 mm e così via, questo cambio di lunghezza focale porterà alla profondità di campo più stretta, quindi avremo, come abbiamo visto, meno dettagli nitidi davanti e dietro al piano di messa a fuoco. Però chiaramente, visto che la teoria è sempre un po' nebulosa, la mettiamo subito in pratica, e in questo caso partiamo con l'obiettivo a 10 mm. Sono a 10 mm f5.6 e gli altri valori sono un ventesimo di secondo ISO 800. Facciamo la prima fotografia cercando di mettere a fuoco il più preciso possibile sempre la bottiglietta blu, che ormai è la nostra preferita. Scattiamo la fotografia e vediamo che entro un certo limite le bottigliette sono a fuoco. Adesso questa foto la teniamo a mente e andiamo a zoomare, in questo caso fino a 18 mm, e di nuovo mettiamo a fuoco la bottiglietta blu e scattiamo la fotografia. E già qui, confrontando le due fotografie, notiamo che le scritte sulle bottigliette vicino a quella blu cominciano a essere più sfocate quando utilizzo 18 mm, quindi ho aumentato la lunghezza focale, ho zoomato, e anche la profondità di campo via via si è stretta. Ma cosa succede se noi cambiamo obiettivo un po' brutalmente con la macchina fotografica ancora accesa e mettiamo il 50 mm? Allora vediamo subito, montiamo il 50 mm in questa maniera, così, cerchiamo di mantenere la stessa composizione, e in questo caso il 50 mm è sempre a f5.6, quindi l'unica cosa che ho cambiato tra le due fotografie è il fatto di aver aumentato la lunghezza focale. Quindi vado a zoomare sulla bottiglietta per essere sicuro che la messa a fuoco sia corretta, e di nuovo scatto la mia fotografia a f5.6 e vedo che rispetto alla fotografia iniziale, se vado a zoomare portando più o meno alla stessa dimensione le bottigliette, tra la prima e questa fotografia vediamo che c'è una differenza sostanziale nella profondità di campo, nello sfocato degli oggetti dietro e davanti alla bottiglietta blu. Soprattutto all'inizio conviene fermarci un attimo a questo punto e metabolizzare i tre modi con cui possiamo influenzare la profondità di campo. Abbiamo detto che se vogliamo sfocare lo sfondo e quindi stringere la profondità di campo, possiamo utilizzare dei valori di f più bassi, come per esempio f1.8, possiamo diminuire la distanza che c'è tra noi e il soggetto che stiamo mettendo a fuoco, e possiamo zoomare sul soggetto utilizzando dei valori di lunghezza focale maggiori, come per esempio 50 mm o 100 mm. Al contrario, se vogliamo massimizzare la quantità di dettagli che sono a fuoco, per esempio se vogliamo fare una foto di un paesaggio,
dobbiamo utilizzare valori di f più alti, come per esempio f11 o f22, aumentare la distanza di messa a fuoco e utilizzare dei valori di lunghezza focale più ampi, come per esempio 10 mm. Chiaramente per fare entrambe le cose non dobbiamo esclusivamente utilizzare uno di questi metodi, ma possiamo mischiare un po' gli effetti delle varie variabili per ottenere il risultato che cerchiamo. L'ultimo fattore che influenza in maniera indiretta la profondità di campo è la grandezza del sensore. Per ora ci basta ricordare che più è grande il sensore di una macchina fotografica e più sarà facile ottenere una profondità di campo stretta e uno sfocato maggiore. Al contrario, con un sensore piccolo invece non riusciremo così facilmente a sfocare lo sfondo, ma riusciremo più facilmente ad avere tutto quanto a fuoco quando facciamo per esempio la fotografia di un paesaggio. Per ora questo è tutto quello che è importante sapere a livello base riguardo alla profondità di campo, ma se siete curiosi posso farvi vedere due ultimi esempi che mostrano e anticipano qual è la relazione tra la lunghezza focale, la distanza di messa a fuoco e la profondità di campo. E per fare questo esempio ho preso il 18-55 mm e faccio una prima fotografia a 18 mm, sempre alla nostra bottiglietta blu. E scatto la mia fotografia. A questo punto, rimanendo in questa direzione, vado indietro e aumento la lunghezza focale fino a 55 mm, cercando di avere la bottiglietta blu più o meno della stessa dimensione all'interno della fotografia e scatto. Se vado a confrontare le due fotografie, nonostante che la fotografia è molto diversa in termini di posizionamento, vediamo che le bottiglie hanno, soprattutto quelle più vicine e quelle lontane, hanno dimensioni diverse, una cosa che possiamo notare è che la profondità di campo in realtà non è cambiata. Vediamo infatti che a livello di leggibilità le scritte delle bottiglie un po' più lontane sono uguali tra le due fotografie, e questo è soltanto un'anticipazione. Vedremo più avanti di cosa si tratta, e in un episodio speciale delle domande e risposte vedremo qual è il modo migliore per avere uno sfondo sfocato in un ritratto utilizzando il 18-55 mm. La profondità di campo è uno strumento molto potente a livello creativo, compositivo e narrativo, perché ci permette di scegliere cosa far vedere a chi sta guardando la fotografia, e da una parte possiamo isolare un soggetto con una profondità di campo stretta, in modo che anche se c'è uno sfondo molto confusionario pieno di dettagli, sfocandolo facciamo in modo che chi guarda la fotografia va a vedere esattamente il dettaglio che abbiamo pensato. Al contrario, possiamo scegliere di mettere tutto a fuoco se per esempio stiamo fotografando un paesaggio, una scena urbana, o anche una fotografia più concettuale dove gli elementi sono studiati per essere tutti quanti visti. E inoltre non dobbiamo trascurare il fatto che riuscire a gestire la profondità di campo può essere utile anche a livello tecnico. Se per esempio stiamo facendo una fotografia che serve magari a scopi lavorativi, a scopi più tecnici o scientifici, possiamo avere la necessità di voler vedere tutto quanto il più nitido possibile, e questa è una cosa che possiamo controllare grazie alla profondità di campo. Mi raccomando, sfruttate il più possibile il fatto che questo sia un corso di fotografia video, e rivedetevi l'episodio nelle parti che magari non avete capito bene, mettete in pausa quando io scatto le fotografie e cercate con la vostra macchina fotografica di ripetere gli stessi esercizi, così passate dal livello teorico di apprendimento a quello pratico, che è la maniera migliore per imparare a fotografare e avere pieno controllo delle nostre fotografie. E non esitate a scrivere sui commenti di YouTube per proporre approfondimenti anche di questi episodi, oppure se avete necessità di spunti di esercizi possiamo fare dei video anche all'interno del corso di fotografia tra una lezione e l'altra, in cui vi suggerisco degli esercizi che magari vi possono tornare utili. Come sempre potete scrivermi su carlo@player2.com per dubbi o suggerimenti, potete seguire Player 2 Lighting su Twitter o Instagram a @player2, su Facebook a facebook.com/p2lighting, e mi raccomando visitate il sito di Player 2 Lighting a player2.com e iscrivetevi al forum a player2.com/forum. Grazie per aver visto questa lezione e ci vediamo alla prossima!